Ciao, sono Valiel e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione e consigli pratici sul canto per esprimervi al meglio della vostra voce. Oggi un'altra vocal coach reaction su Dimash. Mi continuate a chiedere di fare vocal coach reaction su Dimash e io continuo a farle perché mi piace tantissimo. Non ho ascoltato tutti i pezzi, io me li tengo lì perché li voglio ascoltare con voi per la prima volta. Quindi oggi ascoltiamo Adagio della Grande Fabian, cantata appunto da Dimash a The Singer, questo fantastico talent cinese a cui lui ha partecipato nel 2017. Ma prima voglio invitarvi ad iscrivervi al fan club italiano di Dimash che mi ha mandato questo fantastico regalo. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi, mi piace molto, sicuramente la metterò. E quindi cari Dears italiani, andate a iscrivervi a questo gruppo su Facebook di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione, perché sicuramente troverete ogni giorno notizie, informazioni, aggiornamenti sul vostro artista preferito. E quindi adesso andiamo ad ascoltare il pezzo insieme, vediamo che cosa combina in questo adagio. Non l'avevo mai sentito suonare il piano, so che suona diversi strumenti, questa è la prima volta che lo vedo seduto al piano. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice. Sentite, ha cambiato ottava, però rimanendo in questo suono molto soffiato, arioso, dolce. Died without you. All of my dreams surround you. I see any touch of faith. I'll fall into your embrace. When the time is you'll be my arms. Adagio. Close my eyes and then away. But it won't be today. I want so far. I want so high. Nothing more to explain. I know I've got where fate is another place. If you know where to find me, if you know how to reach me. Wow. Bello questo vocalizzo. Bellissimo vibrato, molto ben controllato. E qui una nota altissima, in voce piena, molto dritta.
tutto finale. Precisissimo. Non aveva ancora finito, ancora qualcosa da dare, da dire. Bellissima interpretazione, davvero bella. Tra l'altro so che lui è fan di Lara Fabian, nel senso è una delle cantanti che lo ha influenzato di più, che gli piace di più. Si sente tantissimo che questo brano gli piace, che lo sente molto, lo ha caricato tantissimo. È una cosa che apprezzo molto, e che quando si ha qualche cantante nel cuore che magari ci ha influenzato, così come è successo a tutti, anche i più grandi, no? Sicuramente hanno avuto dei cantanti preferiti che hanno ascoltato di più. Ricantare un brano di quel cantante facendone una versione completamente diversa davvero non è facile, perché comunque per appunto la passione che hai per quel cantante, quello che ha significato per te nel tuo percorso vocale, musicale, eccetera, verrebbe poi da, non dico copiare, però da prendere molto. Invece lui ne ha fatto una versione completamente diversa, innanzitutto molto molto più energica, molto molto carica, dove lui veramente dà tutto, dà il 100%. Naturalmente ci sono sempre delle cose tecnicamente molto difficili da fare. Adesso magari andiamo indietro, vediamo un paio di punti insieme, perché so che vi piace molto vedere questi particolari. Però devo dire che al di là di quello che può aver fatto tecnicamente di straordinario, l'interpretazione è veramente molto molto carica, forse una delle più cariche, delle più energiche, energetiche che io abbia sentito e anche visto, perché comunque qui insomma si vede che a un certo punto si mette in ginocchio, canta veramente con tutto se stesso, anche fisicamente questo lo mostra assolutamente. Quindi torniamo indietro a vedere una cosa che mi ha colpito e che volevo condividere con voi, che riguarda appunto l'uso del vibrato e anche delle note invece dritte in questo brano, perché in questo brano c'è un utilizzo del vibrato molto 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 cosciente, molto consapevole e probabilmente anche un po' calcolato, nel senso che lui utilizza proprio questa alternanza tra le note molto vibrate, quindi con un vibrato molto molto marcato, e le note invece perfettamente dritte. Questo è un altro modo che lui ha per creare questi contrasti, questi effetti che poi rendono appunto le sue esibizioni così tanto variegate, così tanto d'impatto. Andiamo insieme a vedere questo punto. Ecco, la prima nota lunga la sentirete molto vibrata, ha un'impostazione tenorile, quindi molto drammatica, e la seconda nota invece è perfettamente dritta, con un'impostazione invece un po' più brillante, con un po' più di twang, un po' più rock. Drittissima la nota. Di nuovo vibrato molto marcato. Ecco, queste sono tutte piccole grandi cose che danno anche questa magia, questo impatto alle sue performance. Ecco, vediamo un altro punto insieme, dove all'interno di una stessa frase, quindi di un'unica presa di fiato, lui fa 3 cambi a livello di stile, di modo di cantare. Questa è una cosa che lui fa molto spesso, l'abbiamo già vista anche in altri video, però in questo caso riusciamo a vederlo proprio in una frase unica, no? Quindi ci sono questi 3 cambi, da una voce di stile classico, quindi lirico, un po' tenorile, a una voce rock, quindi molto brillante, con molto twang, ha una voce invece neutra che non ha caratteristiche particolari, ha un suono equilibrato, diciamo, che potrebbe essere utilizzata nel pop, o comunque sia rimane abbastanza neutra, non si sbilancia in nessun genere particolare. Tenore, lirico, rock, neutro.
Avete sentito? Molto molto in fretta, fa proprio questo cambio di timbro e anche di impostazione. È bellissimo, è molto 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 interessante ed è un grande stimolo anche per tutti i cantanti, tutti noi cantanti che sicuramente cerchiamo sempre qualcosa di nuovo, sempre qualche esperimento da fare con la nostra voce per poter trasmettere e dare di più. E dopo la nostra vocal coach reaction, adesso ci dedichiamo a questo momento che io faccio sempre, che è il nostro momento della vocal reflection. In questo caso il messaggio insomma che mi arriva guardando questo video è proprio quello di darsi al 100%, nel senso che qui lui veramente sia fisicamente che a livello di interpretazione che tecnicamente, come sempre fa, ha dato veramente il massimo e lo fa senza paura, con il coraggio proprio di esporsi nella propria versione originale al 100%, caricandola, come abbiamo già detto, al massimo, quindi niente paura. Grande intensità per stare sul palco al 100% sotto ogni punto di vista, quindi quando un artista, un grande artista si dà al pubblico, si espone completamente, anima e cuore, voce e emozioni, e trasmette al massimo in tutti i sensi quello che ha da dire, quello che ha da dare, perché in quei pochi minuti ci deve veramente essere tutto il suo mondo per chi lo ascolta. E adesso sono curiosa naturalmente di sapere qual è stata la vostra prima impressione quando avete sentito questa versione di Dimash di questo fantastico brano, oppure fatemi sapere qual è la vostra vocal reflection rispetto a questa canzone, e mi raccomando nei commenti indicatemi quali sono i vostri artisti preferiti, le vostre canzoni preferite di Dimash o di altri che avete nel cuore e di cui volete che io faccia una prossima vocal coach reaction. Come sempre vi ricordo che se volete un'analisi vocale personalizzata da me per conoscere i punti forti, i punti deboli della vostra voce e quali sono i prossimi passi per una voce stellare, allora seguite il link che trovate qui sotto e anche qui. Tanti abbracci come sempre da me e mi raccomando iscrivetevi al canale così siete subito informati appena esce una nuova vocal coach reaction, e poi vi ricordo iscrivetevi al fan club italiano se siete italiani e sicuramente apprezzate le grandi voci come quella di Dimash. Un grande bacio, alla prossima!